Ciao a tutti e bentornati su Kate Made, io sono Katie ed oggi andremo a realizzare insieme un progetto veramente molto semplice ma soprattutto utile per la casa. Andremo a realizzare un cestino a forma di cuore. Il kit completo per la realizzazione di questo progetto è disponibile su gomitoli.com. Per realizzare questo progetto ho utilizzato l'Amore Rope 6 mm di Borgo dei Pazzi. Trovate il link nel box informazioni qui in basso. Come potrete notare è un progetto veramente molto semplice ed anche facile. Ho utilizzato tutti i punti in base dell'uncinetto, ho impreziosito poi la lavorazione realizzando questi piccoli cuoricini che vanno ad impreziosire tutto il corpo del cestino ed ovviamente come base abbiamo la base in legno a cuore. Comunque tutto spiegato nel dettaglio durante il tutorial, quindi non mi perdo in chiacchiere. Vediamo cosa ci occorre nel dettaglio per realizzare questo progetto e poi passiamo subito al tutorial di oggi. Per realizzare questo progetto avremo bisogno di una base in legno a forma di cuore. Ho utilizzato un po' di cordino Amore Rope 6 mm nella colorazione numero 1. Per realizzare i cuoricini ho utilizzato un po' di filato Amore Macramè nella colorazione numero 71. Ho impreziosito il mio cestino anche con la targhetta con scritto handmade, sempre in legno. Ho lavorato il tutto con uncinetto numero 7, ago da lana e possiamo partire subito con il tutorial di oggi. Partiremo ovviamente dalla base, quindi ci prendiamo il fondo, ci prendiamo il cordino. Io, come avrete visto, utilizzerò l'Amore Rope 6 mm, perfetto per questa tipologia di progetto. Ci inseriamo in uno dei fori del fondo. Io mi inserirò in questo foro direttamente con l'uncinetto numero 7 perché ci entra tranquillamente. Ci prendiamo il cordoncino, non vado a fare il cappietto iniziale ma mi porterò poi successivamente la codina dietro, porto il filo all'esterno e blocco con una catenella in questo modo. Procederò lavorando una maglia bassa per ogni foro presente. Cerchiamo di lasciare ovviamente le maglie morbide, quindi non andiamo a stringere i punti ma le lasciamo belle morbide. E procederemo in questo modo, quindi lavorando una maglia bassa per ogni foro fino ad arrivare esattamente qui dove abbiamo la punta del cuore. Arrivati in questo punto facciamo la maglia bassa, dopodiché lavoriamo una catenella, una maglia bassa nel foro successivo, quindi proprio quello che si trova alla punta, una catenella e poi si procede lavorando una maglia bassa nei fori restanti. Lavoriamo anche l'ultimo foro in questo modo. A questo punto dobbiamo andare a chiudere il giro e lo faremo con la chiusura invisibile. Io poi successivamente a fine lavoro andrò a rifinire anche tutti i fori qui, quindi farò un giro di rifinitura ma lo vedremo dopo. Quindi inserisco l'uncinetto nel primo punto in questo modo, dall'interno verso l'esterno, mi prendo l'asola e la porto all'interno. Inserisco l'uncinetto prendendo solo metà asola in questo modo. Questa è l'asolina che abbiamo portato all'interno. Noi entriamo esattamente in questo modo, inseriamo l'uncinetto nell'asola che abbiamo all'interno e andiamo a fare una catenella che ci sostituisce la prima maglia bassa. Procederemo lavorando una maglia bassa in costa retro in ogni punto, ma faremo un aumento nella parte più sondata del cuore, quindi io lavoro
normalmente la maglia bassa e poi quando arrivo più o meno su questa zona vado a lavorare un aumento, quindi io lo vado a fare proprio in questo punto che si trova nella parte più esterna. Lavoro 2 maglie basse sempre in costa retro nello stesso punto, in questo modo, e poi procedo normalmente lavorando una maglia bassa in ogni punto sottostante. Se nel vostro caso fosse necessario potete fare tranquillamente anche più di un aumento oppure addirittura cambiare l'uncinetto, quindi passare dal 7 all'8. Quindi io procedo in questo modo, lavoro una maglia bassa in costa retro in ogni punto ed ovviamente andrò a lavorare un aumento anche su questo lato. Qui su quest'altro lato ripeto lo stesso procedimento, quindi lavoro un aumento, 2 maglie basse in costa retro nello stesso punto e poi vado ad ultimare il giro. Terminato il giro lo chiudiamo sempre con chiusura invisibile, quindi entriamo nel primo punto con l'uncinetto dall'interno verso l'esterno, in questo modo prendiamo l'asola, la portiamo all'interno, ma a questo punto io andrò a lavorare semplicemente a maglia bassa, quindi inserisco l'uncinetto prendendo tutta quest'asola, inserisco l'uncinetto nell'asola che si trova all'interno, tiro un po' il filo e vado a bloccare il tutto con una catenella che mi sostituisce la prima maglia del giro. Procederò quindi lavorando una maglia bassa in ogni punto sottostante per tutto il giro e per i giri successivi. Se volete un lavoro più sostenuto, invece di lavorare la semplice maglia bassa potete lavorare il punto maglia, quindi inserendo l'uncinetto direttamente all'interno della maglia in questo modo e non nella catenella, oppure se preferite lavorare un altro tipo di punto potete farlo tranquillamente. Io procederò semplicemente a maglia bassa lasciandolo molto semplice. Quindi procediamo in questo modo per tutto il giro e per tutti i giri successivi. Troverete indicati qui in alto il numero di giri totali che andrò a lavorare io, insieme alla misura in centimetri che saranno l'altezza del mio cestino. Quindi raggiungiamo le misure e poi vediamo come procedere. Vi ricordo ovviamente che se nel vostro caso fosse necessario potete anche andare a fare degli aumenti su questa zona, visto che comunque ne abbiamo fatto uno solo, potrebbe essere necessario farne di più, quindi potete farli nei giri successivi se volete dare una forma più ampia e poi andarlo a stringere. Quindi in base a come si sviluppa il lavoro deciderete se fare degli aumenti o meno. Ok, ho lavorato i miei giri, ne ho lavorati 5 in totale, ho raggiunto 7 cm e mezzo, quasi 8 di altezza. A questo punto vado a chiudere il giro sempre con la chiusura invisibile, quindi inserisco l'uncinetto nel primo punto dall'interno verso l'esterno, prendo il filo, lo porto all'interno, entro in questo modo, prendo il filo e lo porto all'esterno. Non vado a fare la catenella, ma procedo lavorando a punto bassissimo in ogni punto.
Quindi ho puntato l'uncinetto nel punto successivo, ho fatto una maglia bassissima e procedo così per ogni punto. Ok, ho terminato il giro, taglio il filo e vado a chiudere con asola di chiusura qui nel primo punto che abbiamo lavorato. Questo sarà il risultato. Come vi avevo detto all'inizio, vado a rifinire qui nei fori, quindi vado a fare un giro di punto catenella nei fori, cosa che possiamo fare anche all'inizio. Ci prendiamo il cordino, faccio il cappetto iniziale per comodità, inserisco l'uncinetto in uno dei fori, è indifferente quale, e vado a prendere l'asola all'interno. La porto all'esterno in questo modo, punto l'uncinetto poi nel foro successivo e ripeto lo stesso procedimento, prendo il filo all'interno e lo porto fuori e chiudo a punto catenella o maglia bassissima. Ovviamente questo procedimento è meglio farlo prima per questioni di comodità, però ho preferito farlo alla fine perché a me piace complicarmi come sempre la vita. Terminato il giro, come potete vedere viene tutto molto più rifinito anche all'interno. A questo punto taglio il filo e vado a chiudere con asola di chiusura. Blocchiamo all'interno con un nodino e poi tagliamo il filo in eccesso. Ed ecco qua il risultato finale. Volendo possiamo anche andare a decorare tutto il corpo del nostro cestino. Io avevo pensato di realizzare dei cuoricini con il filato rosso, infatti avevo fatto una prova e qui mi è rimasto un po' di filato rosso. Sto decorando il corpo del cestino con questi cuoricini realizzati con un'altra tipologia di filato. Avevo a disposizione un po' di questo filato Amore Macramè, sempre di Borgo dei Pazzi. Magari vi lascerò il link di riferimento nel box informazioni qui in basso. È un filato 75% cotone e 25% poliestere. Diciamo che questo è molto adatto per il macramè, ma si può utilizzare anche con l'uncinetto. E siccome avevo una matassa già fatta a gomitolo, ho deciso di utilizzarlo per fare questi cuoricini. Poi ovviamente dovrò andare a nascondere i fili all'interno, però l'esterno mi piace molto decorato in questo modo, quindi vi mostro velocemente come li sto facendo. Ho preso un uncinetto più piccolo, quindi un uncinetto numero 5, mi prendo il filato, non vado a fare il cappetto iniziale, decido dove andare a creare il cuoricino, inserisco l'uncinetto esattamente alla base. Io voglio realizzarlo in questa zona, quindi cosa faccio? Inserisco l'uncinetto dove ho la maglia bassa in questo modo e vado a pescare il filo all'interno. Lo tiro fuori in questo modo e vado poi ad inserire l'uncinetto in una maglia qualsiasi, comunque nel giro successivo. Quindi facciamo che la inserisco qui, vado a pescare il filo, lo tiro fuori e chiudo in questo modo. Quindi avrò creato, diciamo, la metà del cuore. Vado a tagliare il filo all'interno, tiro fuori il filo e lo riporto all'interno, entrando esattamente dove ho lavorato il punto. Quindi io ho lavorato il punto qui, devo uscire dallo stesso punto. In questo modo mi porto il filo all'interno ed ora devo andare a creare l'altra parte del cuoricino, quindi rientro nello stesso punto di base. Qui prendo il filo, lo vado a pescare all'interno, lo porto fuori ed entro nel punto a fianco. Quindi io sono entrata qui prima, entro qui, devo andare a creare il cuoricino, quindi
è più facile a farsi che dirsi, e vado a pescare il filo e faccio un'altra catenella, un punto bassissimo. In questo modo taglio il filo, lo porto all'interno, sistemo un pochino, devo far uscire l'uncinetto sempre dallo stesso punto e poi mi porto il filo all'interno, sistemo un po' il filo ed avrò realizzato un altro cuoricino. Ovviamente possiamo farli di ogni tipo, possiamo farlo anche più grande, però io li sto facendo tutti piccolini, quindi vado ad impreziosire tutto il corpo del mio cestino. Poi a fine lavoro andrò a bloccare i fili e nasconderli il più possibile, però ovviamente poi questo progetto andrebbe foderato per tenerlo il più rifinito possibile. Quindi ora mi vado a realizzare altri cuoricini e poi vediamo il risultato finale. Una volta tagliati e nascosti tutti i fili, questo sarà il risultato. Ovviamente in questo caso è meglio foderare. Per foderare vi basterà posizionare il cestino sopra un pezzo di tessuto e ritagliare la forma a cuore. Successivamente prendere la misura interna del cestino e tagliare quindi una striscetta che abbia la stessa misura sia in altezza che in larghezza. Andare a cucire il pezzo di tessuto a forma di cerchio alla fascetta, ovviamente la fascetta poi va unita sul retro, poi andarla a cucire all'interno del cestino lungo tutto il bordo. È un passaggio che non vi mostro ora, ma sicuramente se andrò a foderare il cestino molto probabilmente vi mostrerò poi il risultato e i passaggi per quanto riguarda la fodera. Restate sintonizzate perché sicuramente arriverà un tutorial a riguardo. Comunque questo è il risultato all'esterno ed ho anche cucito la targhetta con scritto handmade, sempre disponibile sul sito gomitoli.com. Quindi a questo punto spero che questo progetto vi sia piaciuto. Se è così fatemelo sapere come sempre con un bel pollice in su e un commentino qui sotto. Vi ricordo che il kit completo per la realizzazione di questo progetto è disponibile su gomitoli.com. Per realizzare il cestino ho utilizzato l'Amore Rope 6 mm di Borgo dei Pazzi e un pochino di Amore Macramè, sempre filati Borgo dei Pazzi, quindi trovate comunque nel box informazioni qui in basso tutti i link di riferimento. Vi ricordo di continuare a seguirmi sui miei social, soprattutto Instagram, dove pubblico tutte le anteprime dei prossimi progetti. Iscrivetevi al canale per non perdere tutti i prossimi tutorial. A questo punto vi ringrazio per avermi seguito, vi mando un bacio, un abbraccio e vi do appuntamento come sempre al prossimo tutorial. Ciao!